Siamo qui con Marco. Ciao Monica, Ciao. molto emozionato e felice di fare questa sessione insieme. 5, 4, 3, 2, 1. Ci mostra un vulcano visto dall'alto e ci mostra la lava incandescente che sta ribollendo all'interno del vulcano. Lui è il vulcano? Sì, Ti dà l'autorizzazione? sì, lo fa con una bolla più grossa delle altre. Nome del progetto. Non so perché mi viene investimento. È come se in lui ci fosse una lotta intestina, no? Per cui c'è una parte di lui che è come se avesse bisogno di vedere dei risultati e proprio una parte di rendimento nella vita. Ed è forse questa la parte che lo fa soffrire di più, perché è come se lui fosse meglio posizionato in quella parte del gioco che è l'invisibile. E invece nella parte del gioco, che è quella della materia, del visibile, lui si trova un po' a disagio, perché deve sempre appunto dar conto, dare dei risultati, dare delle risposte, fare dei fatti. E questa è quella parte che lo mette un po' più in crisi. Nome della PS. Azzurra, Della PE. rosso. La pillola rossa, la pillola blu. E in effetti sì, Beh, quella rossa è quella giusta, no? Quindi più spirito. mm, ma non so. Lui è vestito d'azzurro con tre Lui puntini. alterna anche. Mm, 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 mm. Sono solo colori. Vibrazione, Adesso 3 miliardi, 3 e consapevolezza, mezzo, eh, 159, anima, 43, vite, 1977, cervello, 9,3, suscettibilità ipnotica, 42, 44. 3D, Mi viene 7,5. 75, Mm, vivacità animica. 100. Vibrazione di Marco se non avesse fatto 3 Cinivac della pandeminchia. Eh, aspetta, 7, perché è come se adesso non influisse più così tanto. Se questa domanda magari l'avessimo posta mm, Prima. qualche tempo fa, forse sì, c'era più differenza. Ok, e entità eteriche. Allora, c'è un piccolo coccodrillo che è come se si nascondesse nelle tubature, tipo di un lavandino, mi fa vedere, del lavandino del bagno, no? Poi quando lui è un attimino distratto, questo piccolo coccodrillo tira fuori la testa e vedo che è come se gli portasse tensione, nervosismo, ehm, a volte anche rabbia. Poi c'è questa creatura a pelo lungo del secondo universo
quasi uno Yeti, col pelo scuro, e vedo che vuole mettergli un po' anche di spauracchio da un punto di vista economico. È come se gli volesse creare degli imprevisti, dei ribaltamenti, giusto così, per creare un po' di preoccupazione in più. Poi c'è un altro mm, rettile, è un cobra, che sembra quasi in posizione d'attacco, e questa lingua sibilante, gli occhi gialli, piuttosto arrabbiati. Ed è come se portasse, diciamo così, del veleno e della sottile discordia a livello sentimentale. Poi c'è un'aquila che lo fa sentire sotto pressione, lo fa sentire anche a tratti un po' manipolato, controllato, anche giudicato. E vedo che è pronta quest'aquila a scagliarsi impicchiata contro di lui. Ah. E basta. Mentali. Allora, aspetta. Allora, prima si chiama fumo, poi si chiama l'altra ti aiuterò io, e l'altra è strage. Allora, la prima fumo mi viene come se fosse un'entità mentale che gli dice che lui, per mantenere insieme, unita la sua vita, per non farla sgretolare, per non farla collassare, la sigaretta è essenziale. E la sigaretta è essenziale per lui, sempre secondo il racconto di questa entità mentale, anche per mantenere tutte le sue responsabilità, per mantenere anche un certo livello di autorità. Proprio grazie alla sigaretta, gli racconta questa entità mentale, tu riesci ad assumerti tutte queste responsabilità e anche a venire rispettato e a rispettare i tuoi impegni. Questo ovviamente sono tutta una serie di bugie, no? Che gli Certo. vengono rifilate da questa entità mentale, che è di livello 6. Poi Ti l'altra che aiuterò è io. mm, questa entità mentale fa sì che lui impieghi molte delle sue energie ad aiutare in generale, un po' a 360 gradi, chi è in difficoltà grave, ma anche chi è in media o lieve difficoltà. Cioè quasi che a volte si vorrebbe mordere la lingua per aver detto che una certa cosa l'avrebbe fatta lui. In effetti, cioè, non era poi così indispensabile, no, che la facesse. Quindi a vari livelli comunque lui si rende sempre disponibile per potersi occupare di varie questioni, alcune molto importanti, altre meno importanti, però nell'insieme diventa una mole notevole. Mhm. Anche qui siamo come livello 5, a volte 6, quando si accolla tante cose. L'altra, che si chiama strage, è come un'entità mentale che vuole instillargli una serie di sensi di colpa nel momento in cui lui fallisce quando agisce in questo senso di altruismo e di generosità. Per esempio, nel momento in cui lui ha dato vita a un progetto che però poi si è di fatto, insomma, no? È fallito questo progetto, l'ha fatto stare molto male questa entità mentale, mm, responsabilizzandolo oltre misura di questo fallimento e accusandolo quasi di aver compiuto una strage. E questo siamo sul 4-5. Impianti.
E vedi, di nuovo, come impianto mentale c'è questa calcolatrice, però non capisco, il display è buio o è spento, non lo so. Sta di fatto che è come se continuamente venissero svolte delle operazioni anche piuttosto complesse, ma lui non ha modo di vederne il risultato. Rimane quindi la gran fatica di queste operazioni eseguite e la frustrazione di un risultato che gli rimane un po' come un'incognita, come anche un po' un buco nell'acqua a volte. E poi vedo due trapani, mm, a livello, mm, diciamo così, intorno all'ombelico agisce più o meno. Mm, ehm, In passato aveva proprio dei risvolti di tipo digestivo, quindi agiva in quella direzione lì. Mhm. Attualmente agisce più come posso dirti, dei crampi quasi di ansia, a volte di rabbia, di frustrazione. Poi quest'altro trapano che vedo è posizionato più o meno all'altezza del ginocchio destro, che è come se volesse vederlo inginocchiato, prostrato, alla volontà e al bisogno altrui. Basta. Sì. Cinema, moglie. Allora, è venuto con non si chiama un omogeneizzato, forse sì, omogeneizzato tipo di frutta, Mhm. perché ritiene che magari cioè, adesso questa qui sarebbe l'ora del pasto, per cui la figlia ha bisogno, no? Almeno cioè, di questo spuntino così, no? Mhm. E quindi è venuta con la figlia tutta trotterellante, felice come se fosse a una festa. L'amica con relativa propria figlia. Come se, cioè l'amica è entrata come se tenesse in mano un bicchiere di vetro di quelli fragilissimi, sottilissimi, ehm, e quindi sta maneggiando, no, questa figlia in modo tale, ecco, come se fosse estremamente fragile. E quindi piano piano, no, con molta lentezza, si avvicinano verso le sedie. Tutti quelli che vogliono venire. E forse anche persone con cui in passato ha collaborato da un punto di vista musicale, Mm. molto, non so, con un linguaggio un po' sciolto, no? Ma Un po' uomini? giovane. Ah, bro, così. Eh, Meno sbatti, non so, così. Due sono così, poi ce n'è uno decisamente più composto. Va Mhm. bene. Iniziamo proprio con la musica, causa esoterica dell'averla abbandonata un anno fa, dopo ben 4 album pubblicati. Giusto? 4, no? Quasi. Vedi, qui è stata la pressione dell'Aquila e anche il suo progetto, investimento, come se necessariamente, capisci, un qualcosa che lui ama fare e che gli fa proprio bene, lo fa stare bene, che risuona profondamente con la sua anima, dovesse avere però un risultato effettivo, pratico, concreto. Ok? E specialmente lui ha tratto questa conclusione anche sulla base delle ricorrenze rispetto al suo compleanno. Ok? Quindi, come dire, allora, in quel giorno lì bisogna assolutamente
tirare le fila della situazione. È un giorno importante, il giorno della mia nascita, eccetera, coincidono le cose, eh, ci deve essere questo risultato, no? Come dire che questo non può rimanere solamente a livello di passione e di espressione di sé, deve avere un riscontro su questo piano materiale. Però su questo Marco si sbaglia, perché dobbiamo ricordare che il gioco in cui siamo qui a fare presuppone una divisione, non solo la divisione fra di noi, non solo la divisione con la nostra anima, ma anche proprio una divisione tra il mondo visibile e il mondo invisibile. E a volte accade che le azioni che noi facciamo qui, in questo mondo visibile, non siano tangibili, ma abbiano un grandissimo effetto su quello che è il mondo invisibile. E che quando meno se lo aspetterà, Marco, queste azioni, diventeranno visibili anche nel nostro mondo concreto. Perché io vedo che la sua musica è andata, si è sparsa nelle note, nell'energia, nel mondo invisibile. Questa è una cosa molto importante, non vale solo per la musica o la musica di Marco, vale un po' per tutto. Facciamo un esempio, queste sessioni, no? Non le vedono 100.000 milioni, 100 milioni di persone, ma molti di meno. Tuttavia l'informazione è nella Matrix, è un'iniezione nella Matrix, anche se mi impedissero la pubblicazione, la sessione è stata fatta, quindi è una presa di coscienza anche solo di tre persone, tu, la persona in questione, tipo Marco ed io, e poi decidiamo di non pubblicarla, ma è nella Matrix. Come funziona? Perché questa cosa è vera? Perché, Un po' il concetto allora, delle 99 scimmie, sai, no? ehm, sì, è un po', dunque, oddio, mi era arrivata schippata. Ehm, Cosa? aspetta, Cosa? perché è come se mi facesse vedere che c'è un incantesimo, ok? Cioè, questo nostro gioco, questo nostro mondo si basa fondamentalmente sulla magia, sull'incantesimo. E dentro questo incantesimo c'è proprio la separazione, no? Tra ciò che si vede e ciò che non si vede. E noi ci accorgiamo solamente degli effetti di quello che si vede. Ma ci sono poi delle azioni, come dicevi tu, che possono essere le sessioni o la musica di Marco, visto che ne stiamo parlando, che è come se temporaneamente bucassero questo incantesimo e quindi permettono il passaggio di questa energia che si crea attraverso la musica, attraverso le sessioni, verso l'invisibile. Però io vedo che è come se di nuovo si ripristina l'incantesimo. Quindi di nuovo c'è la divisione. E allora la sensazione è che in questa parte qua di visibile non ci sia stato nessun tipo di ripercussione, nessun tipo di cambiamento. In verità, siccome è arrivata sopra l'energia nella parte invisibile, da sopra riescono a creare, come posso dirti, delle maglie sottili in cui riimmettere questa energia e queste informazioni, solo in maniera ovviamente molto più lenta, con un contagocce, Ma chi? in questa parte visibile. Ma chi lo fa? Chi è nell'invisibile? Ok. La centesima scimmia, sai, no, il fenomeno? Ovviamente Eh, già ammantato di superstizione, mistero, eccetera, sono i macachi giapponesi in un'isoletta, non so dove, del Giappone, immagino, che impararono per caso a lavare le patate dolci prima di consumarle,
immagino crude, e un sistema che permise di nutrirsi abbondantemente. Arrivati alla centesima scimmia, si notò che questo comportamento lo iniziarono ad adottare anche in altre isole molto lontane, non in comunicazione con la prima, e si diffuse, diciamo, telepaticamente. Cos'è questo fenomeno? Perché la Matrix è strutturata in modo tale che questo fenomeno sia vero? Se è vero. Mi viene tipo come se fosse un'onda coscienziale che si deve caricare di una certa potenza per potersi propagare. Allora, la potenza occorre appunto che ci siano almeno appunto 99 esemplari, no? Che assumano questo comportamento. Quindi l'onda si carica di potenza e via, no? Inizia a distribuirsi ovunque. Mm. Mm, Però, cioè, mi dà che per quanto riguarda questi atteggiamenti pratici, l'onda inizia a distribuirsi ovunque con un numero comunque abbastanza esiguo. Invece, per quanto riguarda magari altri tipi di competenze più complesse, Mm. acquisizioni, cioè il numero deve essere maggiore. Le informazioni di queste sessioni? Qual è il numero minimo? Mi viene il numero 1000. 1000. Mm. Beh, è già stato abbondantemente raggiunto. Quasi tutte le sessioni hanno 1000 visualizzazioni, quindi quasi tutte le sessioni sono immerse, cioè sono state iniettate nella Matrix. Sì, però appunto come abbiamo detto prima, cioè è diverso una competenza pratica Mhm. da una competenza di tipo spirituale. Ci vuole più tempo. Ci vuole più tempo e ha più, diciamo, barriere. Quando le sessioni che abbiamo fatto avranno raggiunto la massa? La massa critica l'hanno raggiunta perché siamo a 1000 e la massa critica nel caso delle sessioni è 1000, nel caso delle scimmie è 100. Allora, cioè, però ci scontriamo anche con una parte di personaggi mm, che popolano questo gioco e che costituzionalmente non potranno mai recepire Mm. questo messaggio, ok? Mm. Per regolamento del gioco. Cioè, mentre tutti quanti possono recepire una competenza di tipo fisica, questo tipo di competenze evolutive no, non è possibile. Almeno per, io vedo almeno tipo il 20-25%, non è possibile. E io vedo che questo 20-25% in realtà è un po' sparso, perché il gioco deve essere fatto bene, se sarebbe troppo facile, no? Mettere questo 25% tutto concentrato in un punto. Quindi lo vedo un po' diffuso dappertutto. Allora succede che poi, e non so come fa a spiegarti, poi c'è un rimbalzo, quindi magari l'informazione arriva a un determinato livello, però queste persone che hanno avuto l'informazione si interfacciano con altre persone che non possono proprio assumere questa informazione, ok? E Mm. allora può succedere che queste persone che hanno assunto l'informazione facciano dei passi indietro. Va bene. Monica, torniamo direttamente ed esclusivamente su Marco, ma continuiamo a parlare di iniezioni. Mm. Facciamo un viaggio nel lago della prima iniezione. Cosa viene iniettato in quel Cinivac post pandemenza?
esotericamente ed energeticamente parlando. certo. Era un siero per la mente, un siero che serviva a metterlo appunto al servizio della narrazione. È importante agire sulla mente e anche un po' per, non so come dirti, anestetizzare quello che era il suo vero sentire, il suo spontaneo sentire, metterlo a tacere. Quindi il primo è stato così, Il secondo? non lo vedo nel fisico. Il secondo lo vedo anche nel fisico. E se andasse proprio direttamente in quella parte in cui lui tende proprio a concentrare le sue tensioni e le sue aspettative, quindi proprio complessivamente la zona del bacino, cioè me la danno solamente come genitali, ma anche come anche e pancia, diciamo. Quindi questa seconda è come se andasse a creare, non so spiegarti, una meccanicità Mm. di queste parti dette. E il Mm. terzo? Sciottino? E quella era più per il livello sottile. Proprio mi fa vedere come se fosse un siero che non arriva alla mente, che non arriva al corpo, ma arriva già al corpo energetico. Come se volesse creare una sorta di rigidità, di ispessimento per non ricevere le informazioni che provengono dal campo informato e dalla Matrix. E adesso come sono questi tre sieri in Marco? Esattamente con la stessa finalità ed effetto o diverso? Allora, la finalità effettivamente può essere rimasta la medesima, però è come se si fossero create delle bolle, cioè, aspetta, non so se è giusto dire delle bolle, delle aperture, come sia anche lì dei crateri, ehm, quindi delle opportunità, no? Di liberazione, di svincolamento rispetto a queste tre azioni. Quindi infatti vedo anche nella sua testa che si è proprio poi creata questa apertura, no? E la possibilità di far riemergere quello che era stato il suo sotterraneo senso di avversità, questa narrazione. Stessa bolla si crea a livello, diciamo così, sì, chiamerei del bacino, che è come se andasse di nuovo invece a creare uno scossone. Questa bolla che si crea è come se creasse anche una voglia proprio di muovere di più tutta questa parte del bacino, intesa proprio sia come magari anche la camminata, no? La camminata parte dal bacino, sia anche proprio come espressione sessuale. E poi idem si è creata questa apertura a livello del campo energetico in prossimità del suo corpo e che gli ha fatto sentire una forte spinta spirituale, mescolata poi, come lui, no? Alla conoscenza, all'approfondimento. Va bene, chiamiamo la disincarnata una nonna materna a cui era molto legato. E interviene con la fase successiva del tarassaco, quel soffione, e vedo che in maniera divertita glielo soffia addosso. È in un
in un clima di gioco, di divertimento, di leggerezza. Si è portata dietro una fetta di torta molto alta, soffice, sembra un materasso, quasi, su un piattino un po', forse è quasi piccolo rispetto alla fetta di torta talmente grande, e un cucchiaino. Lui dice, Marco dice, sarebbe stata meglio una forchettina, ma è un gioco fra di loro. E lei gli ha portato anche un bicchiere d'acqua, forse perché poi dopo lui non riesce bene a mandarla giù. Ehm, perché mentre si chiacchiera c'è bisogno di sbocconcellare un buon dolce e di bere acqua, perché si parla, si parla, si parla tanto e la bocca si secca. E la tua nonna t'ascolta sempre. Ascolta la musica di Marco. E dice che alcune non gli piacciono, alcuni brani che lui esegue, che fa una faccia, no? Come se si ritraesse e scuote la testa. In altri invece è come se accennasse quasi qualche passo di danza Dov'è, e batte col piede a terra dov'è la nonna per il adesso? ritmo. Allora, Come sta? come se in fin dei conti forse, vabbè, può essere che dipenda dalla generazione, no? Potesse essere importante il cimitero, la collocazione del cimitero, perché mi ha fatto vedere il cimitero. Magari aveva un'importanza relativa, no? Ci teneva, insomma, Sì. magari era una quelle cose che aveva espresso, che ci teneva, così, no? Come se ci tenesse anche dei fiori, vedere dei fiori rossi. Come se la cura, in fin dei conti, fosse anche un pensiero per lei. Non è una cosa che vedo tanto magari spesso, no? Però lei me lo esprime e io accetto. Dico, La cura dei sì, come fiori. se la Ah, cura, sì, la cura dei fiori, magari della tomba, così, non so, in qualche modo le piace, mm. perché le sembra un po' una cura per lei. Non è Nepotale Auro. No, 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 Mm. no. E la vedo con una saponetta in mano, saponetta profumata. Non so se la bambina va al nido, la bambina di Marco, perché Sì? è come se mi facesse vedere che ogni tanto è come se fosse lì davanti ad aspettarla, o che guarda attraverso le finestre per vedere le attività di questi bimbi. Scusa, fammi con le mani il numero di anni che è mancata la nonna, Marco. 4. Ci sta allora, ci sta tutto. 3-4. Ok, allora ci sta. Pensavo Sì, molti di più. ci sta, Cioè, assolutamente. immaginavo, ma non da come si comporta, in effetti. Va bene, vuole lasciare due messaggi a Marco, uno adesso e uno tra un po', tra poco, quando la invitiamo ad andare nel portale Auro. Se lo fa, torna indietro e ne lascia un secondo. Le ricordiamo che non vuol dire che non può più andare a vedere la nipotina o quant'altro, ma può semplicemente capire maggiormente le cose. No, non so, è come se gli dicesse che si deve prendere cura un pochino più di se stesso. Ehm, perché forse è un periodo che si sta trascurando. Ehm, perché sento proprio che lo incentiva in questo senso. Prenditi un pochino più cura di te.
anche rispetto a bere, fa vedere di bere una cosa calda, ehm, c'è qualche integratore che deve prendere. Ah, e sai che cosa? Può essere, visto che loro hanno un modo di vedere il tempo diverso da noi, ok? Perché da noi è molto rigido il tempo. Invece per i disincarnati è decisamente più plasmabile, più fluido. Se gli dicesse che adesso per la stagione, il cambio stagione che sta arrivando, lui deve un attimino prendere dei provvedimenti. Ok, prendersi un attimino cura del sistema immunitario. Mm. È da questo che dipende l'alopecia alla barba? Allora, da un punto di vista così, di dinamiche, no? Esoteriche, mi fa vedere l'aquila che va proprio lì a beccargli in quei determinati punti. Togliere i ehm, ciuffetti, no? Col sì, becco. Mm. esatto. Ehm, Da un punto di vista più psicologico, me lo dà come se lui fosse ehm, mm, La moglie? no, dalla mamma, Mm. condizionato dalla mamma che ha questo carattere anche lei molto adattabile, molto accondiscendente, molto malleabile, ok? E però per lui è un qualcosa che lo rende un po' sofferente. È come se, vedi, il viso come se risulta quasi diviso in due parti diverse, no? Quindi la parte sinistra risulta essere meno folta, no? Rispetto alla parte destra. Quindi è proprio come se gli desse questa misura di difficoltà a coniugare due parti diverse di lui, una che vorrebbe veramente vedere tranquille e felici e sistemate le altre persone, e l'altra che invece è quella che vorrebbe più pensare a se stesso e esprimere se stesso. Quindi lui è come se si trovasse diviso a metà. Ed è un po' in questo senso imboccato dall'esempio della mamma. Lasciamo la nonna libera di andare nel portale Auro, se vuole, senza i saluti finali perché non ci sono ancora, non è ancora il momento. Ci va? Sì, 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 sì. Mhm. Che succede di là? Beh, Il potere del ragno non c'è più. no, io non lo vedo più. No, no, no. Vai nel No. portale Aureo, no. Una zona franca. Esatto. No, Franco, sì. Mm, Vedo tante farfalle, colori e, come posso dirti, assenza di compiti, come se i compiti fossero finiti. Cioè, non so come spiegarti, una sosta. mm, insomma, non trovo tanto le parole. Una sosta dai compiti. Mm. È uno stato in cui si è e basta, di essere. Vuole tornare di qua definitivamente o vuole restare lì? E dice che forse c'è bisogno di passare qua e là, Mhm, di fare il passaggio, no? mhm. Ehm, a volte stare qui, a volte stare là. Vuole lasciare un altro messaggio a Marco? Dice tanti bacini, tanti piccoli bacini, come quelli che ti dà la tua bambina, tanti piccoli bacini. E non ti preoccupare che ce la fai, dice. La salutiamo. Quindi andrà avanti e indietro, No, no? sì. Ah, ok. Monica, causa esoterica dell'alopecia alla barba.
Sì, secondo me è quella che abbiamo detto nei L'aquila. diversi livelli. Aquila più questo condizionamento della mamma, infatti si trova alla parte sinistra. Mm. Causa esoterica, dell'aver mollato la musica. Lì è proprio per questa specie di fraintendimento, cioè dell'aver preso troppo alla lettera e seriamente questo gioco che deve vedere dei risultati pratici, concreti, effettivi. Se lui però inizia a vedere mm, il retroscena, diciamo così, del gioco, riprenderà con piacere a suonare e non smetterà più. Causa esoterica del suo senso di estraneità rispetto alla massa e di quasi senso di superiorità e isolamento. Allora, per come posso vedere io, mh, quello che lui ci ha descritto in realtà è uno stato d'animo alternato, nel senso che a volte si sente effettivamente anche più abile, no? Nel trovare soluzioni, però a volte è l'esatto opposto, che si sente una frana. Poi è chiaro che viene promossa, no? Il momento in cui fa il bilancio positivo e dice, cioè, allora io sono un attimino più sveglio degli altri, eh. Però c'è anche l'altro che è un momento depressivo, lui alterna queste due fasi. Ehm, di fatto in questo gioco noi dobbiamo tutti quanti sentirci così. Dobbiamo sentirci sbagliati, fuori luogo, nel posto sbagliato, con le persone sbagliate, perché questo è essenziale per mantenere la divisione, la separazione. Causa Senti, esoterica dell'essere un po' crocerossino, ma questo più o meno l'abbiamo già visto. sì, sì, questo suo aspetto piace un po' a tutte le entità, perché sono proprio i momenti in cui ricavano tutti quanti grandi energie. C'è proprio un banchettamento generale, un banchetto generale. E poi a loro piace soprattutto quando lui si dà tanto, tanto da fare per le persone e per una ragione o per l'altra riceve una porta in faccia. Questo è un addizionale Mm. ricavo energetico per loro. Stanchezza. Sì, mi fa vedere che a volte proprio vorrebbe mandare all'aria tutto, no? Come se fosse un gioco di carte, lui vorrebbe lanciarle tutte quante per aria, alzarsi dal tavolo e dire basta, io non gioco più. Basta. Vizio? Ehm, Sì, 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 sì. vizio del fumo e momenti in cui ha smesso, vero, corrispondenti a basso livello di stress e poi ripreso, alto livello di stress. Nei momenti di forte connessione con la parte profonda e saggia di se stessa, lui smette. Infatti, proprio poco prima, mm, quella roba lì della pandemia, no? Lui in realtà è come se avesse avvertito un senso forte di libertà, di, mm, posso dirti, di comprensione, di visione generale. Poi però cosa è successo? Che si è fatto sopraffare da quelle che sono state le decisioni effettive e pratiche prese da tutti quanti e poi comunque anche da tutti i suoi familiari, ok? Quindi è riprecipitato nella disconnessione da sé. E idem quando successivamente è andato in Perù. C'è stato un momento in cui, per via della natura e per via proprio delle energie circostanti molto magiche, Mm. lui ha avuto una forte connessione con se stesso, fortissima. Lui avrebbe potuto anche vivere lì. Vero? Eh, C'è da dire però una cosa sulla questione del vizio del fumo. Tra l'altro invito chi guarda questo video a cercare l'indagine. È facile, no, come smettere di fumare se sai come farlo, che riprende un po' è facile smettere di fumare se sai come farlo di Allen Carr.
tutti dicono, ma con lo stress ho ripreso a fumare, ma sono solo scuse. La nicotina è una tossicodipendenza. Oh, sì, è una tossicodipendenza, né più né meno, e forse anche una delle più gravi. Se fosse vero quello che ti vengono a dire le persone che hanno smesso e poi hanno ripreso, vuol dire che se io che non ho mai fumato ho un momento di stress, devo per forza fumare. Siccome non è vero, è una balla. La stessa balla che il tossicodipendente ti rifila, diciamo di eroina, ti rifila e che non sta in piedi. Ma io mi buco perché sono triste, perché è un giorno pari e non è un giorno dispari, perché la mamma mi ha picchiato, quindi tutti quelli che sono stati picchiati dalla mamma si devono fare di eroina? No, e allora sono balle. Questo è il punto. E veniamo a un punto interessante, e anche per tutti, non solo per Marco. A proposito di ansia, una disfunzione nell'ambito sessuale, l'eiaculazione precoce, curata con un cerotto, ovvero con l'assunzione di paroxetina, che è un antidepressivo. Oh Causa mamma, esoterica. aspetta, perché mi viene una cosa un po' assurda. No, praticamente lui è come se prendesse un treno, no? In questa situazione di intimità, lui, mh, allora, potenzialmente lui potrebbe proprio fare, come posso dirti, anche un viaggio importante, no? Durante l'intimità. Però è come se a un certo punto decidesse che questo viaggio così non gli piace e quindi scende subito dal treno. Quindi scende dal treno, vale a dire il rapporto finisce, Mhm. ok? Come se, mh, adesso è un po' difficile dirlo proprio chiaramente, no? Poi non so neanche se è giusto e sano dirlo. Non so Cioè, se cosa. lui potesse fare un viaggio con un'altra persona, con un'altra donna, Mm, questo viaggio durerebbe di più, ok? Perché si sentirebbe che è sul treno giusto, che il viaggio che sta facendo è quello che lui vuole veramente intraprendere, mm, mh, che gli può dare le gioie del viaggio. mm, Mentre è come se questo viaggio qui non gli garbasse così tanto. mm. E allora scende. Il che vuol dire che però questa persona con cui sta, che è la moglie, il rapporto può cambiare. Cioè, lui ha E, notato, insomma, che no, più una mamma quasi ormai sì. Quindi ci praticamente cosa racconta. succede? Che questo è un viaggio un po' monotono, capito? Un po' noioso e un po' anche che non dà quello che lui vorrebbe da un'intimità. Cioè, io l'intimità per lui la vedo che lui potrebbe raggiungere, come spiegate, anche dei livelli un po' mistici, capito? Di grande profondità, di grande proprio intimità totale. Nel momento in cui c'è l'unione con la propria moglie, è come se lui percepisse da subito che questo viaggio non ha quella direzione lì, ok? Non è improntato a quello. Lo sente subito, cioè è come se fosse per lui quasi scioccante, no? E Mm. dice, aspetta, questo qui non è il viaggio che io desidero fare, capito? Forse Ma, no. ma perché? Perché il viaggio, cioè il rapporto in quel caso, in questo caso, è finalizzato ad altro, alla procreazione? Allora, come posso dirti, lui nella sessualità potrebbe entrare tipo in una galassia, mi fa vedere, no? Mm, Ok? Mentre per lei è una cosa un po' più appartenente alla quotidianità, ok? Come uno dei vari momenti che ci possono essere all'interno di una giornata, mhm. ok? Sono proprio, posso dirti, due modi diversi proprio di viaggiare dentro la sessualità. Però, vediamo un attimo la sua partner se
Chiamala. Ecco, per esempio, la sua partner, se beve il vino, Beve vino? Un po' sì, poco. perché è come se mi desse l'impressione che ha bisogno di lasciarsi un po' di più andare. Mm. Perché lei è talmente tanto così nell'organizzazione delle sue cose, dei suoi obblighi, del suo ruolo anche, Mhm. che rimane un po' Maestrina. Mm. non sganciata. In quel momento non è che lei si sta sganciando da tutto, è Mhm. ancora dentro a quelle cose lì, È un ok? dovere Cioè, coniugale, così come ho ordinato i cassetti delle calze. magari non così estremo, però dai. Mm, no, perché detto così è anche brutto per lei, cioè, Sì, sì, sì. mm, non riesce a staccare da tutto il resto, ok? In quel momento lì. Lei è ancora un po' in tutto il resto, nel suo lavoro, nella sua attività di mamma, nella casa, bla bla bla. Se invece poi lei si lascia un po' andare, veramente anche bevendo quel goccetto, non stiamo parlando di niente, no? Mm, di tossico, di esagerato, eccetera, però Mhm. proprio che la lascia un po' andare, a farla uscire da questo suo ruolo, vedo che le cose vanno meglio. Diventa anche una cosa più giocosa, più anche sensuale. Benissimo. E visto che siamo nel cinema, vogliamo parlare con l'amica e la questione dell'autismo della figlia? Molto brevemente, perché insomma è una questione marginale nel caso di Marco, che al limite possiamo trattare una prossima volta. Oggi abbiamo un uomo a 3,5 di vibrazione, va tirata un po' su questa vibrazione. Allora, questo specifico caso di questo autismo di questa donna è un autismo abbastanza accentuato e la vedo proprio come se fosse all'interno di un parallelepipedo di cristallo e lei è dentro e quindi c'è proprio difficoltà di comunicazione con l'esterno. La figlia, Eh, eh, sì, la donna figlia, sì. la donna figlia, sì, 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 la donna affetta da autismo. Sì, perché non so perché io quando parlano di autisti ci penso a un bambino. Mm. Il tuo cane mi fa troppo ridere. Così non ce la faccio. Questa invece è un'adulta e la vedo appunto che è come se, cioè in realtà mi fa vedere che ci potrebbero essere dei personaggi eletti per lei, ok? Per cui potrebbe riuscire a trovare un modo di comunicare con alcune persone, ok? Altrimenti la sua comunicazione è più con il mondo invisibile, ma rimane fra sé e sé. Cioè lei Mhm. non può raccontare di avere questa comunicazione col mondo invisibile. La sua anima ci vuole dire qualcosa? Sì, la sua nonna dice che è il corpo e la mente che sono incastrati e che l'anima è espansa. Sì, però l'interazione con gli altri, come la spiega l'anima? Cioè, l'esistenza non è essere anima espansa e stop. Sono 5 corpi che lavorano insieme e che interagiscono con altri individui Ci da sono 5. incantesimi dentro l'incantesimo e l'autismo è uno di questi incantesimi che prevede un ulteriore bozzolo, un ulteriore isolamento. Ragnatele nelle ragnatele. A quest'anima vuoi chiedere se è sempre esistito l'autismo o è solo un'invenzione nuova? No, è abbastanza recente. Adesso poi non so se è vero, però mi dice che esiste da 200 anni, Mm. posto che poi tutte le vite sono parallele, eccetera, no? Cosa l'ha innescato o lo innesca? Ma a me fa vedere, cioè, che è un intervento militare, come se fosse proprio un progetto militare.
di laboratorio. Cioè, è un progetto di laboratorio, quindi alla fine è scientifico, no? Medico, però che ha dietro degli organi militari, Mhm. che è una larvizzazione. Una? L'obiettivo è Larvizzazione. sì. Di chi? Di tutti? Fa vedere a macchia d'olio, più si sviluppa la coscienza, più da parte di queste forze oscure c'è bisogno di larvizzare, no? In modo da creare questi bozzoli, questi isolamenti, questi incantesimi. Cosa innesca il vaccino materialmente? Il vaccino, hai già detto. Eh, cazzo. Cosa innesca l'autismo materialmente? Allora, mi fa vedere come se ci fosse un incastro tra questi, che tu hai citato, però anche ciò che viene dai cieli, Mm. ciò che viene irrorato dai cieli. E si crea una buona combinazione di elementi dall'esterno e dall'interno. Ti prego, Gesù Bambino YouTube, non mi bloccare questo video solo perché ho detto questa cosa. Ti prego, non ho voglia di censurarla. Ti prego, Gesù Bambino YouTube. Mm. Sarebbe bello intitolarla Gesù Bambino YouTube. E tu, la Vergine Maria, Mm, mm, con la lingua biforcuta. mm. Va bene, tutto molto bello, se non è litigarello. Senti, Monica, diciamo a Marco che è ora di andare da qualche parte. Dove vuole andare? Marco, sierato, Eh, tabagista, con tutti i suoi strumenti messi in cantina, mo che fa? sì, sì. Al cluster lui ci va e vedo che è come se lui, già in lontananza, mentre osservava il cluster, trasformava le sue siringhe in missili che entravano già da soli dentro un portale definitivo, perché è come se fosse uno dei suoi rammarici più grandi. Mm? E quindi ha voluto figurare, rappresentare in questo modo il cluster. Quindi li ha tolti tutti. Missili. Sì, sì. Sì. Missili per siringhe. Mm, mm. Cosa mette qui al suo posto? Oh, mi sembra che abbia usato quelli che sono forse chiamati sonagli dei bambini di quando sua figlia era molto piccola. Mhm. Ed è quindi un sonaglio colorato e anche sonoro. Quindi una È pallina con un enorme. bastone. Non sì, 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 sì. Forse ne sta andando a prendere una adesso. Esatto, esatto. Sì, perché nella stanza. Andiamo all'avatar. Ma uno che ha la barba lunga lunga, che è come se lui la volesse sapere lunga e volesse dire che non è che adesso arriva Marco, fa lui, disfa, cosa vuole? Ah, ma ce Cioè ne andiamo. qua è un lungo lavoro messo in piedi, sa lui come fare, l'avatar, no? Sa l'avatar come fare. Mm. Quindi ce ne andiamo. Ha ragione lui. Andiamocene. Allora, c'è la parte un po', chiamiamola anche rispettosa dell'autorità, che c'è una parte rispettosa dell'autorità in Marco che si è fermato mentre stava camminando in maniera spedita, si è fermato. Però poi, l'istante dopo, è come se si fosse di nuovo ravveduto, si fosse dato uno scossone da solo e si è reso conto che lui è qui per illuminare questo gioco e abbatterlo. Mm. Quindi di nuovo ha ricominciato a camminare in maniera spedita e ha proprio preso, gli piace fare così, prendere per il bavero questo soggetto barbuto e buttarlo via nel portale definitivo. E fa così anche con il resto dell'ufficio, ufficio dell'Avatar. Ah, crea un ad eternum qua.
come una stellina, parte da una stellina, sembra quasi la filastrocca stella, stellina, eccetera, la notte sta avvicinata, e da questa filastrocca, che ne so, dalla stellina, così nasce tutto un vortice di stelle. E così la Eternum. Cade tutto. Tutte le entità eteriche, l'entità mentale fumo, ti aiuterò io, e strage. È così? Sì? Investimento e progetto è cambiato? Mi viene gioia. PSPE azzurra rosso. Mi viene amore e riso, risata. Ottimo. Nuova vibrazione. Sì, 555. Ah, però, alla faccia dei Cinivac, dei Siri magici, consapevolezza. Eh, 178-180. PS, 48. vite, 1744. cervello, cervello. 10,8. Quanto? 10. 10,8. Suscettibilità ipnotica, 57. 3D, 41. vivacità anemica sempre 100. Messaggio cantato di Marco alla moglie. E dice quante volte ti ho cercato. Lui comunque non smette di cercarla. E intendo dire anche di cercare dentro di lei. Messaggio cantato alla figlia. Non so, dice go, 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 go. Messaggio cantato all'amica e di fatto anche alla figlia di lei. No, non so se è un gruppo musicale, perché mi dice qualcosa riguardo a Blonde, Blondie. Mhm. Beh, Blondie è una cantante. Mm, Call Me è una delle canzoni più famose, no? mm, non so dire di più. Ok. Messaggio a se stesso. Ma sono proprio un figo. È giusto così. Va bene. E tutto il resto ci farai sapere come va, Marco. Noi abbiamo finito.